Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono contentissimo perché finalmente mi è arrivata una console che avevo ordinato circa 2 mesi fa e è la Retroid Pocket 2. Perché vi parlo di questa console? Perché a mio avviso se la gioca tra le migliori console arcade portatili che ci sono al momento. La fascia di prezzo più o meno è sugli 80-90 euro, dipende dalle spedizioni e il momento in cui la comprate, eccetera eccetera. Ma adesso la andiamo a vedere insieme nella recensione. Come potete vedere, la confezione si presenta abbastanza diversa da quello a cui siamo abituati di solito quando andiamo a prendere una console cinese. Qui c'è un box abbastanza accurato, una bella estetica, diciamo, ti spiega bene come è fatta la console, ti fa vedere che ci stavano più colorazioni disponibili. Poi in realtà io non ho questa dove c'è la spuntina, però vabbè, diciamo che gli diamo un premio per lo sforzo. Questa è la confezione. Avanti cosa abbiamo? Vediamo le diverse colorazioni della console. In realtà sul sito ce ne sono moltissime, anche perché come vedrete la mia non è nessuna di queste tre. Cosa ci dice questa confezione? Che abbiamo il Game Market all'interno, cioè possiamo installare i giochi direttamente dal sistema che c'è all'interno. Supporta il wifi e anche il bluetooth. C'è una battle function, cioè puoi giocare uno contro uno. Batteria da 4000 mAh che va molto bene, high resolution, te lo dicono sempre, e ok. Sul retro vediamo alcune informazioni sui tasti della console. Ai lati, ok, ci dice principalmente alcune componentistiche, ma niente di che. Andiamo a tirarla fuori ragazzi, che non sto nella pelle, l'ho ordinata quasi 2 mesi fa. Allora, primissimo gadget, diciamo così, c'è lo schermo protettivo e questo ci piace molto, per ora lo mettiamo da parte, poi sicuramente lo andrò a mettere. Oh, eccola qui. Se magari venisse fuori. Prima di vedere la console vediamo un attimino cosa c'è sul fondo. Abbiamo il classico manualino di istruzioni che più che altro ci dice le specifiche, ci riporta la stessa immagine che c'era nella copertina e quasi nient'altro. Poi sul fondo c'è quello che dovrebbe essere l'USB Type-C, che questa infatti è una bella cosa, cioè che lei ha come ingresso la Type-C e quindi va anche un pochino più veloce di quella normale. Sì, e infatti da USB 2 a Type-C per la console. Andiamo a levare anche questo. Oh, console. Andiamo a vedere. Guardate quanto è carina. Come vi dicevo, di colorazioni ce ne sono diverse, infatti questa che ho io non è quella che c'è in confezione. Questa mi piaceva perché ricorda molto la grafica della Super Nintendo. Aspetta, facciamo insieme. Quanto tempo era che non lo facevo? Allora, guardate, adesso non so se riesco a trasmettervi la sensazione, ma a differenza delle altre console cinesi che voi vedete la classica plasticaccia, console leggerissima, eccetera, eccetera, questa è un bel mattone, cioè la batteria da 4000 si sente tutta. Dà proprio l'impressione di essere robusta, cioè non sembra neanche una console cinese ragazzi, è veramente fatta bene, anche la plastica è leggermente satinata, sembra fatta con materiali premium, non ho niente da dire perché è fatta veramente bene, guarda, me ne sto già innamorando, ve lo dico subito. Visto che hanno avuto dei ritardi nella consegna, perché effettivamente ne sono state ordinate molte, ci hanno dato anche gratuitamente dei gadget, diciamo così, che per carità costano un paio d'euro, però uno dici se te li regalano è meglio. C'è il cavo mini HDMI perché la console ha l'uscita in modo che potete giocarci anche direttamente sullo schermo di un televisore, e c'è anche questo adattatorino che va da USB normale 3.0 a Type-C. Questo ci può far comodo se tante le volte non abbiamo sempre dietro lo stesso cavo, ci portiamo dietro questo, va bene un qualunque cavo USB. Tenuta in mano da subito una sensazione di compattezza e robustezza. Pesa un pochino, ma a me piace sempre molto se pesano le console perché significa che non sono proprio delle patacche, e questa tutto dà tranne che quell'idea. Abbiamo i controlli con la croce direzionale e il tasto analogico sulla sinistra, il tasto analogico in basso a destra e i 4 tasti azione. Poi in basso abbiamo Home, Select e Start con i 2 speaker che effettivamente spingono abbastanza, ha un buon audio. Sotto abbiamo l'ingresso per il jack audio e
questo sportellino che non vi dico quanto è scomodo da aprire, e ogni volta che lo aprite vi sembra di romperlo, dove c'è la memoria micro SD, ve la danno già in confezione. Sulla fascia superiore abbiamo i tasti L e R2, come vedete sporgono un po', ma alla fine a me non dispiace perché comunque si premono meglio i tasti dietro. Abbiamo l'uscita mini HDMI, l'ingresso USB Type-C, i tasti per il volume e il tasto d'accensione e anche il LED di accensione da verde a rosso in base alla batteria, eccetera eccetera. Come potete vedere i controlli, le levette analogiche sporgono poco, ma sono diverse. Questa cosa non l'ho capita, cioè la levetta sinistra è più alta e rimane più morbida, è il classico stick analogico che avete visto molte volte. Quella di destra è praticamente quasi a livello della scocca e è molto più dura. Non ho capito perché le hanno fatte diverse. Io l'avrei fatte entrambe così. Però, allora, quello che si nota subito è che i tasti sono effettivamente fatti bene. Però, ragazzi, sono veramente... la croce direzionale è veramente dura da premere. E ho provato qualche picchiaduro, mi sono trovato un po' in difficoltà, sono sincero. Niente da dire invece dei tasti azione, perché questi vanno che è una meraviglia, non ballano per niente, vanno giù, hanno un feedback perfetto. Tasti LR funzionano benissimo, ovvio se utilizzate giochi tipo quelli della PlayStation che normalmente con il joystick della Play utilizzereste in questo modo, con l'indice e il medio insieme, rimane scomodo perché non riuscite a tenere bene la console e finireste per premerli per sbaglio. Questi purtroppo li potete, cioè la console va tenuta così e la dovete usare soltanto con l'indice, i tasti di LR, quindi un minimo di limitazione c'è sempre, però alla fine saranno pochi i giochi che vi danno questo problema. Passiamo ora alle specifiche. Questo aggeggino ha una CPU che è un quad core da 1.5 GHz con 1 GB di RAM DDR3. Per emulare PSP e Dreamcast va più che bene. Ha 8 GB di memoria interna, che però vedremo che praticamente è quasi del tutto utilizzato dal sistema, perché questa console monta un Android 6.0, ma hanno già scritto sul sito che probabilmente punteranno anche all'8 vista la richiesta. Ha un display da 640x480 pixel, 60 frame per secondo, da 3.5 pollici, è un IPS ovviamente, non possiamo aspettarci un AMOLED. Ha la connettività per il Wi-Fi e Bluetooth 4.0. Oltre a questo ha la micro SD, dove di serie già vi arriva tutta una serie di giochi. Questa che vi danno nel pacchetto, perlomeno in quello che ho preso io, è da 32 GB. Devo dire che l'accensione è un pochino lenta quando la si avvia con Android. Vi dico questo perché questa console è dual boot, cioè può partire in due modi differenti, ma adesso li andiamo a vedere. Al mio ultimo riavvio l'avevo lasciata con la modalità per Android, quindi adesso sta proprio caricando Android 6 con tutta l'interfaccia eccetera, e come vedete è un pochino lenta. Il sistema Android si presenta in questa maniera. Madonna ragazzi, che sfondo, ma mi fai una console arcade e mi ci metti i delfini, ma vabbè. È il classico Android 6, quindi come vedete c'è il menu delle applicazioni, c'è il task manager, se lascio premuto select mi posso spostare tra una e l'altra. Come ci si muove su questo Android? Si può fare in due modi, o tramite la croce direzionale che ci fa passare da un'app all'altra e il tasto A per confermare e B per tornare indietro, oppure se lasciamo premuto home per un paio di secondi apparirà l'iconcina del mouse. Da questo momento in poi ci muoviamo come se stessimo toccando con il touch, quindi se per esempio confermo con A, vedete, mi muovo, adesso sto lasciando premuto A come se avessi praticamente il dito, torno indietro con B e questo è l'altro tipo di navigazione. Per tornare a quella di prima, stessa cosa, lascio premuto home per 2 secondi, scompare la freccina e torno a muovermi con le croci direzionali. Questo qui è il classico sistema Android, perché infatti come vedete ci stanno anche le app standard, cioè di Google, c'è il calendario, c'è la calcolatrice. Andiamo a dare un'occhiata per esempio sulle impostazioni alla memoria. Vediamo che abbiamo 5 GB di spazio interno, di cui 1.67 sono praticamente occupate dal sistema, e un SD card da 32 GB, qua ne vede 29, con 26.6 utilizzati. Andiamo ad aprire il menu, possiamo o andare sulla voce oppure premendo start, e vediamo già che ci sono molte applicazioni installate
Abbiamo per esempio il MAME, abbiamo il Neo Geo, l'emulatore per la PSP, 2 RetroArch, Nintendo 64, Nintendo normale, il Flycast per il Dreamcast e lo ScumV, cioè ci stanno tutta una serie di emulatori già preinstallati, quindi io appena accesa cosa ho pensato? Ho detto adesso mi faccio una partitella al Neo Geo, entro dentro l'applicazione, ha già una directory di default e infatti qui ho trovato diversi giochi e ho detto ok, faccio una partita a Androdunos, premo e mi va su internet a cercarlo, magari ha qualche problema. Dopo controllo meglio, infatti qui c'è scritto Working Missing ROM, quindi come se mancasse il gioco, anche se lui lo supporta. E scorrendo vedo che praticamente sono tutti così, ma questo lo fa per tutti gli emulatori. È come se fosse preimpostato ma non ci fosse niente all'interno. Cavolo, ci stanno 32 GB di SD card e 26 sono occupati da una cartella che si chiama Games, quindi ci sarà qualcosa dentro. Alla fine vado giù e trovo questa applicazione che si chiama Toolbox e qui ci stanno, diciamo, le impostazioni proprio di questa console. E c'è questa simpatica voce: Install Retroid Pocket App. Io l'ho già fatto, voi praticamente premete A, lui scarica e installa l'applicazione e vi apparirà questa voce, Retroid. Se voi ci cliccate, lui vi chiederà se volete riavviare la console, gli diciamo di sì, guardate che succede. Entriamo in un tutto altro sistema che praticamente è il dual boot di cui vi parlavo prima, cioè lei parte all'interno con un sistema Android 6 ma ha anche tutto il suo, diciamo così, sistema proprietario con dentro i giochi, quella famosa cartella game che ci stanno 1.000.000 di file ma che non sapevo come accedervi. E da qui è tutta un'altra cosa, cioè questo qui ricorda molto le Pandora Box per chi ci gioca. E infatti qui possiamo scorrere tra i giochi e vediamo che è fatto anche abbastanza bene perché ogni gioco ha il suo video dimostrativo, ci dice dalle icone che tipo di console è, eccetera eccetera. Se ci muoviamo con i tasti L ed R, andiamo per esempio sul menu category, su category principalmente sono divise per console, questa qui è la PSP, qua abbiamo la PlayStation 1 per esempio, c'è Crash, qui abbiamo il Nintendo 64, qui abbiamo il Famicom, poi ci stanno il Super Nintendo, poi ci sta il Game Boy Color, poi il Game Boy Advance, c'è il Dreamcast, c'è il MAME addirittura, eccetera eccetera. Su questo menu come ci si sposta? Sempre con le frecce direzionali, si preme A per lanciare, B per tornare indietro. Se si preme Start si va alla ricerca, se lascio premuto Home mi va alle impostazioni della console. Andiamo per esempio su Handlet Setting, possiamo impostare il wifi, bluetooth, la luminosità, il suono, dopo quando farlo andare in stand by, se si spegne da sola, eccetera eccetera. Oppure un'altra cosa che possiamo fare, per esempio, possiamo andare ad impostare i tasti. Allora andiamo su Key Settings, facciamo per esempio il test dell'input. Allora, qui come vedete ci stanno addirittura 4 joystick, quindi questo vi fa capire che il sistema in realtà non è fatto proprio solo per questa console, ma supporta anche altri vari tipi di periferica. Noi siamo questo quadratino qua su Player One, quindi se io muovo per esempio, premo A, vedete che si è colorato, B, X, Y, muovo le mie croci direzionali e muovo il mio joystick analogico, L, R, L2, R2, Select Start. Il problema è che per esempio qui non c'è traccia di questa levetta analogica, quindi io non lo so se funziona oppure no. Tra le varie voci c'è anche questa qui, Ender Game Market, che è proprio quello di cui parlavamo prima. Si apre un ulteriore sistema, sembrerebbe. Noi da qui possiamo andare a scaricare i giochi che vogliamo in base alla console e ce ne stanno veramente tanti, ragazzi. Adesso per esempio andiamo a prendere Arcade, vediamo tutta la collezione che lui ci propone, ce ne stanno moltissimi. E una volta che abbiamo scelto il gioco basta che premiamo conferma, e adesso in questo caso io Metaslug ce l'ho, altrimenti qui verrà fuori installa, qui invece c'è soltanto Start. Quindi hanno fatto un sistema completo, semplice perché non dovete starvi a configurare tutta la console, e molto intuitivo, hanno fatto veramente un bel lavoro. Per il gameplay andrò a scegliere diversi emulatori in modo che vi faccio vedere come gira sia con quelli un pochino più pesanti sia con quelli classici, diciamo. Per esempio partiamo dall'arcade classico, ok, andiamo proviamo The King of Fighters 98.
Qui, come vi dicevo, con le frecce direzionali è difficile fare le mosse. Come avete visto, ho iniziato a giocare un po' con le frecce direzionali e poi sono passato alla levetta analogica. Tra i due ho preferito la levetta analogica perché le croci direzionali sono troppo dure per un picchiaduro. Poi andiamo a prendiamo Metal Slug 5, che è abbastanza pesante. Oh no, l'audio è anche fin troppo alto. Ok, usiamo un attimo anche la funzione di ricerca, almeno la vediamo. Cerchiamo Puzzle Bubble. Prendiamo questo qui, va bene uguale. Ovviamente ho beccato la versione giapponese, non è che ce ne frega molto. Le croci non sono proprio precisissime, se vai con l'analogico sembra andare meglio. Ok, adesso ci spostiamo un attimo invece su console un pochino più pesanti, andiamo tipo sulla PSP e proviamo Ridge Racer. Adesso andiamo a provare invece la PlayStation 1. Qui ho preso Tekken 3, che è abbastanza uno degli ultimi giochi, vediamo se lo ci fa girare bene. Gira senza problemi. E adesso proviamo la Nintendo 64, che diciamo è il tallone d'Achille di molti emulatori. È la prima volta che gioco a Mario Kart, siate appunto.
Perché proprio questa console tra tutte quelle che ci sono, cinesi, arcade, portatili? Per esempio ci stanno delle ottime alternative su questa fascia di prezzo che sarebbe la RG 350, che hanno fatto anche una versione metallizzata che arriva diciamo parte dai 100 ai 134 euro circa. Questa sta a 90, quindi bene o male siamo lì, quella pure è un'ottima console. Perché però tra tutte quante ho voluto recensire proprio questa? Prima di tutto perché avendo il dual boot ci puoi giocare come abbiamo visto col suo sistema, ci puoi giocare anche con Android se vuoi, puoi liberare spazio levando tutta la cartella games e programmartela come vuoi, perché comunque se siete in grado di configurare gli emulatori su Android voi potete anche levare tutto quello che c'è qui dentro, li mettete dentro le app nel boot di Android e lo usate come se fosse come quando giocate col cellulare, per capirci. Altro motivo per cui ho scelto questa è perché in confronto alle altre console cinesi questa sembra un pochino più premium. Mi spiego meglio. È una cavolata, però anche come si presenta la scatola, l'estetica che ci hanno messo, le informazioni eccetera, è diverso dal classico scatolone che ti arriva quando prendi una console cinese sempre di queste qui low cost. Un'altra cosa che mi fa pensare che sia abbastanza premium è il fatto che c'è il preordine con una data stabilita e poi la produzione e poi la spedizione. Tu praticamente, nel mio caso ci è voluto un pochino di più, ci sono voluti 2 mesi per farmela arrivare, normalmente ci vuole circa un mesetto, dicono un mesetto e mezzo. Questa secondo me è una cosa molto positiva perché la differenzia da tutte quelle console che vengono prodotte in serie, ne fanno centinaia di migliaia e le buttano sul mercato così, prendono magari materiali più scarsi però vanno alla grande produzione, cioè le assemblano così e te le buttano là, hanno 2 colorazioni, quelle sono e quelle ti prendi. Questa sul sito ha, non lo so, una dozzina di colorazioni, forse anche di più, tu ti puoi scegliere la tua versione e loro te la fanno. Un'azienda piccola che ti fa questo servizio significa che ci sta puntando molto su questo prodotto, non è il classico che buttano là così al mercato. Oltre ad essere costruita bene e a darti tutta una serie di vantaggi con il fatto che c'è Android, ti aiuta se non sei in grado di configurarti un emulatore perché comunque ti dà il suo sistema con tutti i giochi già pronto e oltre a questo già hanno annunciato che passerà Android da 6 a 8 vista la risposta degli utenti. Vedrete che secondo me in futuro questa console si affermerà sempre di più. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io come al solito spero vi sia piaciuto il video, spero di non avervi annoiato e quindi io vi consiglio, se volete entrare nel mondo delle console portatili arcade, se già ci siete entrati e le collezionate, volete provarne sempre di nuove, secondo me questa è un'ottima console che non costa molto, ha un ottimo supporto, ci si gioca benissimo, è fatta bene, è costruita bene, secondo me vi ci troverete molto molto bene e sarà anche longeva perché comunque sia la si può aggiornare via internet eccetera eccetera. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!